Questa chitarra mi ha riservato molte piacevoli sorprese e dopo andiamo a vederle. So che vi piace, quindi un minutino di unboxing veloce e poi analizziamo un po' la chitarra. Vi ricordate qualche anno fa quando io ero l'unico praticamente che parlava bene di Harley Benton e tutti a darmi addosso? Ora Harley Benton piace a tutti. Gli youtuber un po' più elevati di me, anche molto più elevati, ne parlano benissimo. Grandi chitarre, fantastiche, butto via la mia Gibson e tengo l'Harley Benton. Vabbè, dopo chiaramente ci sono i clickbait. Ora io vi propongo la Earth. La Earth è un'azienda che merita veramente di essere molto e molto conosciuta. Perché? Perché fa chitarre ottime, chitarre veramente di grande qualità a dei prezzi più che accessibili. Chiaro, anche Earth ha dei modelli di alta gamma che costano 1000-2000 euro, ma la grossa parte della sua produzione non supera i 600-700 euro. Questa chitarra attualmente è in offerta, è in un'ottima offerta nel magazzino europeo che spedisce senza spese postali e vi consiglio di considerarla perché è veramente una chitarra che sarebbe il caso di avere. Io andrei a vedere subito le sue caratteristiche, così ce le togliamo un po' dai piedi e poi andiamo a sentire esattamente tutti i suoni che può produrre questa chitarra, insomma, con il tempo che abbiamo a disposizione, ovviamente. Allora, il corpo è in ocume, come si dice, tostato, è molto bello, sono due pezzi, se non vedo male. Il manico è anch'esso in ocume, tostato anch'esso. La tastiera è in palissandro, un bel palissandro. I tasti sono in acciaio come in tutte le chitarre Earth, non c'è una chitarra che non abbia i tasti in acciaio e come in tutte le chitarre sono arrotondati alle estremità, quindi addio ai tasti taglienti. Anche la tastiera è leggermente arrotondata ed è assolutamente scorrevole. Il radius è un radius da 9,5 a 14, è un compound radius, è anche un compound la forma del manico perché qui è a U e qui è a C. Il peso lo vedete in sovraimpressione sia in chili che in libbre per gli utenti stranieri che mi seguono. E a proposito di seguire, se ancora non siete iscritti a questo canale, vi prego di considerare di farlo perché sto portando sempre novità e nuovi contenuti e penso possa interessare un po' tutti, io me lo auguro almeno, e mi aiutate moltissimo a crescere e a portare sempre nuove cose alla vostra attenzione. Cresciamo assieme tutto il canale. Grazie mille. Continuiamo. Il capotasto è in osso come in tutte le chitarre Earth e le meccaniche sono meccaniche normali, diciamo. Alcuni modelli un po' più alti di prezzo hanno le meccaniche autobloccanti, ma concentriamoci su questa perché mi è piaciuta moltissimo. I pick up a me piacciono, sono due Alnico 2
e hanno un suono molto buono. Io amo molto gli Alnico 2, ho messo degli Alnico 2 su una semiacustica che ha cambiato completamente volto. Sono pick up molto dolci e melodiosi, ma sanno essere anche cattivi quando ci dai dentro con della distorsione, e questo è bello. Un volume, un tono, non hai molte da sbatterti molto con altri due potenziometri, anche se effettivamente possono dare 4 potenziometri un po' più di sfumature, diciamo, ma uno per me è anche più che sufficiente. 3 posizioni dello switch, classico ponte, e basta, direi che ho detto tutto, perché a volte mi dite non hai detto il peso, non hai detto il radius, a volte uno si dimentica, però ci sono le descrizioni nel link, cliccate il link e andate a leggervi le descrizioni. Vi ricordo, è in offerta, considerate di darci un'occhiata. Dunque, abbiamo detto tutto e andiamo a sentirla a questo punto. Vi propongo un po' di suoni, ovviamente con il tempo che abbiamo a disposizione. Cominciamo con i puliti. Perché dico che questa chitarra le batte tutte? Sono andato a guardarmi un po' di cataloghi, Harley Benton, Jet e varie altre aziende, e vedo che soprattutto con l'offerta che c'è per l'Europa attualmente, nessuna chitarra di queste aziende regge il paragone con questa. In offerta c'è solo la versione blu, questa è esaurita, e quella nera è esaurita. C'erano questi 3 colori, è rimasto il blu che è molto bello. Io non sto facendo il marchettone o chissà cosa, è una cosa che vi consiglio, cioè è una chitarra che al prezzo con cui è in offerta non la troverete più, per cui se avete voglia, ovviamente, se vi va, andate a vedere e magari prendetevela, non vi costa nulla e le spese postali non le pagate se comprate dal magazzino europeo. Che non faccio il marchettone si vede, perché se voi andate su YouTube ne trovate di recensioni e sono tutte buone, più che buone per questa chitarra. Veramente non mi invento nulla e non faccio, come ho detto più volte, non faccio marchettoni per nessuno. Se questa chitarra mi è piaciuta, ve lo dico. Se non mi fosse piaciuta, ve lo direi, state alla larga o prendetevela a vostro rischio. Invece vi dico, prendetela e vi piacerà. Continuiamo con pochissimi secondi di suoni puliti ancora e poi passiamo ai suoni distorti.
questi pick-up Alnico 2 per i suoni puliti, a mio giudizio, sono l'ideale, vanno proprio bene. Mi è piaciuto il suono veramente pulito, cristallino, definito, con le giuste proporzioni di basse, medie e alti. Il pick-up al ponte ovviamente privilegia le alte e quello al manico le basse, ma non eccessivamente, e questo mi piace. Chiaramente si può influire, io ho alzato un po' il pick-up al ponte così perché a me piace così. Si può abbassarlo un po' e avere delle tonalità un po' più tendenti sulle medie. Poi giocando anche col tono, ognuno fa il suono che vuole. Comunque dicevo, questi suoni puliti mi sono piaciuti veramente. Ora ve la proporrei su una base musicale di un blues, diciamo, dove appunto ho messo una buona dose di distorsione e in ogni caso restano belli definiti questi pick-up, e in più il locume o locumè del corpo e del manico danno un sustain praticamente infinito a questi pick-up, e avrete modo di sentirne un accenno proprio sull'improvvisazione. Ho giocato fra i pick-up al manico e quello al ponte in modo da darvi un po' l'idea. Andiamo a sentire questo minuto di improvvisazione. Ok, cosa resta? Restano i suoni distorti da sola. Sui suoni distorti può dare veramente parecchia grinta questa chitarra, e lo sentiamo adesso. Io ho fatto un suono bello distorto, non eccessivamente distorto, con dei belli accordi, belli aperti e qualche piccolo solista. Spero lo apprezzerete.
mi sarebbe piaciuto proporvi altre cose, anche suoni pieni di effetti e di altre cose, ma il tempo è quello che è e la pazienza vostra è già stata troppa se siete arrivati fino a qui. Troppa non è mai, comunque, va bene così. Quindi questa chitarra penso forse lo avete capito che mi piace. Vi ripeto che è in offerta e spero sia piaciuta anche a voi. In ogni caso è un'occasione da non perdere e penso che molti di voi, se mi conoscono, sanno che non dico certe cose a cuor leggero. Quindi Earth, spero di riceverne presto un'altra, magari non prestissimo, non voglio fare un canale monotematico Earth, l'avevo già fatto a suo tempo con Harley Benton, ma io spero che apprezziate questa marca di chitarre perché lo merita assolutamente. Quindi il video termina qui e spero vi sia piaciuto, e se siete così gentili iscrivetevi se non lo siete e un bel like che a fine video ci sta sempre bene. Ci vediamo prestissimo, ciao!